Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oh, come si faceva una volta. Buongiorno a tutti da questa torrida città. Ora c'è qualche nuvola a raffrescare l'aria. Va bene. Sì, sto clima tropicale. Sì, sempre più tropicalizzato. Allora, praticamente, a proposito di tropici, ecco, la Florida, no? Si parlava della Florida ora. La Florida, in Florida praticamente è nata una certa Pamela Bondi, no? Che è diventata, aspetta, c'è una carica importante, procuratore generale degli Stati Uniti, mi pare, no? Sì. Ecco. Va bene, è un'italo-americana, quindi la prima italo-americana a ricoprire, non so se a ricoprire una carica così importante all'Agenzia Federale, se non erro. Ma insomma, comunque, perché è importante sta Bondi, no? Allora, intanto da non confondersi la Bondi con i Bondi di Forza Italia, ti ricordi? Bel pelatone, ti ricordi? Ex sindaco di Fivizzano, te lo ricordi? E soprattutto da non confondersi con Bondi Focaccini di Figlia dell'Ariento. Bondi Focaccine, via dell'Ariento. O Bondi Beach in Australia. Sì, esatto, c'è anche la Bondi, la spiaggia Bondi in Australia, va bene? Quindi un centro. Perché è importante però? No? Ora, una volta fatti i dovuti distinguo, giusto? Distinguo, sì. Per confondersi, no? Perché è importante costei? Perché in questi giorni ha comunicato che nella lista Epstein, no aspetta, come si chiamava? Epstein, la lista Epstein, chi c'è? Nessuno, non c'è nulla, cioè non esiste proprio, è vero? È vero o no? No. Ma com'è possibile? Se ne è parlato per anni, ti ricordi? Noi avevamo fatto anche un video, sì, no? Quando scoppiò lo scandalo. Ci capitò, mi pare proprio su Twitter, all'epoca X si chiamava così, ci capitò di trovare una foto di Donald Trump insieme a Epstein, no? E io ti dissi, ma questo chi è? Ma chi è questo? Non mi ha visto, no? Era scoppiato scandalo Epstein. Allora, lo scandalo Epstein ovviamente poi è un tutto quello che ne consegue, cioè l'isola, lui portava questi, sì, diciamo, facoltosi personaggi in quest'isola che faceva parte delle Isole Vergini, poi figurati un po', le Isole Vergini più che altro le facevano terminare, cioè nel senso finivano lì, finivano le Vergini, finiva anche qualcos'altro. E addirittura gli abitanti del luogo l'aveva ribattezzata, l'isola di Epstein era stata ribattezzata l'isola Orgia, ti ricordi? Sì. Orgy Island, l'isola Orgia, capito? È tutto un programma, sì. Quindi praticamente su questa lista di cui nessuno in tutti quest'anni si era provato a negare l'evidenza, in realtà non esiste, no? Perché che fine avrà fatto questa lista qui? E si parlava di vari personaggi, no? Di vari personaggi, ovviamente VIP, no? Cioè celebrità, persone molto importanti, fra cui il noto Bill Gates, Guglielmo Cancelli, va bene, ti piace l'italianizzato, sì. Guglielmo Cancelli, capito? E poi c'era il Bill Clinton, il simpatico Bill, no? Un bello scaricatore di bombe su Jugoslavia, Bosnia, Somalia, poi aspetta il Sudan, no? Ti ricordi che combinò in Sudan? Cioè fece fuori l'unica fabbrica di farmaci, sì. E fece morire non so quante persone. No, ti rendi conto? Io rido per non piangere, va bene? Americani, no, sì. E anche, aspetta, anche hanno coniato un altro termine, l'Occidente, non l'Occidente, l'Occidente, capito? L'Occidente. Ecco, Netanyahu gli ha dato una mano a questo Occidente, va bene? E quindi c'era, allora, ricapitoliamo, i nomi più, diciamo, gettonati erano Bill Gates,
Clinton, poi c'era il principe Andrea, che poi dopo è stato costretto anche a pagare diciamo una buona uscita alla signorina che aveva come di minorenne, ovviamente, rigorosamente minorenne, con cui si era divertito, no? E non mi ricordo più come si chiamava, lei aveva sposato un italo-australiano. Giuffre, ecco Giuffre, il cognome da sposata è Giuffre, mi ricordo questo nome. E ovviamente anche lei suicidata, no? Ha fatto questa fine, aveva dichiarato pubblicamente, dice: se un giorno mi troveranno morta, allora attenzione, perché io dico fin d'ora non sarà suicidio. Bene. Ecco. E come l'hanno catalogato? Hanno fatto fuori. Sì, ma ufficialmente come l'hanno catalogato? Suicidio. Suicidio, un po' esattamente come Epstein, no? Come Epstein, che fu trovato appunto morto. Poi hanno diffuso, le guardie non si erano accorte di nulla, ovviamente si erano, mi pare, addirittura addormentate. Hanno fatto fuori. E poi dai. aspetta, poi in questi giorni hanno diffuso il filmato, no? Ma nel filmato manca un minuto di filmato. Quindi che è successo in quel minuto? Chi lo sa? Dice, si è interrotta il funzionamento della telecamera proprio in quel minuto lì. Capito? Il minuto fatale bisogna chiamarlo, il minuto Hanno fatale. cancellato. Cioè, è un po' di sabbia anche lì, no? Sai, si chiamano le sabbiature, no? Tu fai le sabbiature. C'è anche un particolare nella tecnica dei carrozzieri, cioè mi pare si chiami la sabbiatura, no? Cioè per eliminare tutte le corrosioni si elimina tutto, proprio la sabbia, tu elimini tutto, non un po' di sabbia di Tampa, perché la Bondi viene da Tampa, no? E lì c'è il mare, giusto? Ci sarà c'è la sabbia, quindi lei ha portato un po' di sabbia dalla Florida e vai, capito? Ma la cosa più interessante secondo me è che questa storia qui, cioè della non esistenza di questa lista, è venuto fuori quando? Dopo la famosa esternazione di Elon Musk, no? Sulla propria rete sociale X, no? Allora che è successo? È successo praticamente che Elon Musk ha litigato con Donald Trump, dopo una breve collaborazione con l'agenzia Doge, in cui aveva stanato diversi problemi. Poi forse, chissà, Trump gli ha detto: guarda, rallenta perché qui sta venendo fuori troppa robaccia, no? Allora Musk magari si incavò, dice: scusa, ma a me mi ha messo apposta per fare pulizia, ora tu mi dici no, deve rimanere lo sporco deve rimanere, non posso più pulire nulla. E allora praticamente hanno litigato e Musk insomma se l'è presa un po', di essere un po' permaloso, no? Tant'è vero che poi aveva esternato in questo tweet nel modo seguente: dice: allora andate a vedere la lista di Epstein, no? E quindi confermando l'esistenza di questa lista, va bene? E in questa lista c'è anche il nome di Donald J. Trump, capito? C'è anche il nome di Donald J. Trump, no? Poi successivamente aveva fatto una mezza retromarcia, neanche troppo convincente, dice: sì, forse ho esagerato con quel tweet, no? Con quell'esternazione, ho esagerato, dice: chiedo scusa al presidente. E il presidente infatti ha chiesto scusa a tutti gli americani, non solo a lui, dicendo: non esiste alcuna lista. E quindi non c'è nessun Donald J. Trump nella lista. Capito? Guarda caso, dopo l'esternazione di Musk è sparita la lista. C'è sempre qualcosa. Oh. Basta cazzate! Basta cazzate! Basta cazzate! Basta cazzate! Basta cazzate! Meraviglioso, neanche il mago Copperfield. C'era anche lui Copperfield, c'era anche lui c'era anche lui. Forse stava lui a far sparire la lì. Con gioco di prestigio hanno richiamato in servizio il mago Copperfield e vai, e tutto si è come volatilizzato, va bene?
Va bene, allora io non so se c'hai altro da aggiungere, ti viene qualche altra cosina da... Io anche sull'assassinio di Kennedy. Non è venuto fuori nulla. Nulla. Cioè, a parte il fatto, hanno confermato che quello dicevano, diciamo, i più sospettosi sul caso Kennedy, che il Oswald era un agente CIA. Sì. Un agente CIA, quindi in quel momento si può presumere fosse in missione per la CIA, capito? Non fosse lì per caso, sì, diciamo, sì. sfogliare qualche libro nella depositeria Sì. di libri del Texas, capito? Allora, No, non fosse lì per caso, era specializzato al soldo poi. della CIA, certo. Va bene, allora basta così, noi vi salutiamo da questa torrida città, con il solito modo, dicendovi iscrivetevi, commentate, condividete, criticate, diffondete, ma soprattutto fatelo nel solito modo, cioè sempre più irriverente, sempre più impertinente e soprattutto sempre più... Naif. Ciao ciao a Mi tutti. raccomando, andate ai Naif a pranzo. Sì, ecco. Ciao a tutti. Poi aspetta, annunciamo PS, post scriptum. A settembre faremo il video su Giogoli, va bene? Su Giogoli, ora fa troppo caldo a Giogoli e si schianta, va bene? E non abbiamo l'aria condizionata, diciamo, sauna. portatile. Ciao ciao a tutti, vai, ciao.